Sai che l'aspartame e il glutammato sono riconosciuti come eccitotossine? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi analizziamo insieme aspartame e glutammato. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! L'argomento che tratterò oggi è talmente complesso che per analizzarlo completamente ho preferito dividerlo in due video. Mi è stato chiesto di parlare di questa tematica da un ragazzo che apprezza i miei video e che ha voluto sostenere il mio lavoro. Per questo motivo ho deciso di ringraziarlo analizzando questo argomento delicato, ovvero le eccitotossine, sperando possa apprezzarne il risultato. Nell'introduzione del video ho citato aspartame e glutammato, vediamo di cosa si tratta. Iniziamo con l'aspartame, conosciuto con la sigla E951. Si tratta del dolcificante sintetico più noto e controverso, il cui potere dolcificante è 200 volte maggiore rispetto a quello dello zucchero comune. L'aspartame non esercita effetti metabolici sulla glicemia, quindi è utilizzato anche dai soggetti diabetici. Questa sostanza si trova in centinaia di alimenti. Oltre che nei prodotti marchiati light, è contenuto anche nelle bibite gasate, nei dolciumi, nelle gomme da masticare, nelle caramelle, ma anche in alcuni farmaci. Quando l'organismo metabolizza l'aspartame, si forma l'acido aspartico, la fenilalanina e il metanolo. Di quest'ultima sostanza ne parlerò approfonditamente nella seconda puntata di questo argomento. L'altro elemento che esaminiamo oggi invece è il glutammato, ovvero una molecola molto comune nei cibi al giorno d'oggi. Con l'assunzione di questa sostanza vengono stimolati tutti i recettori del nostro corpo. Per questo motivo, al pari dell'aspartame, quando si parla di glutammato si indica il termine eccitotossina. Gli additivi che contengono spesso glutammato sono quelli indicati con le terminologie che ti lascio in somma impressione. Dopo questa doverosa introduzione, iniziamo ad analizzare nel dettaglio queste sostanze, partendo dall'aspartame. Cito uno studio effettuato su topi, realizzato dall'Istituto Ramazzini di Bologna nel lontano 2006. I ricercatori hanno alimentato le cavie con aspartame per tutta la loro vita e le hanno fatte morire naturalmente. Hanno rilevato un significativo aumento statistico di linfomi e leucemia. Vi è stato inoltre un aumento significativo di tumori solidi, ai nervi periferici, al cranio, al fegato e alla pelvi renale. Dando uno sguardo più ampio alla letteratura neurochirurgica, è palese il fatto che vi sia un aumento incredibile di rare tipologie di tumore che colpiscono più organi. Tutto questo dimostra che abbiamo a che fare con una sostanza pericolosa. Agisce come cocancerogeno e talvolta come cancerogeno primario, molto probabilmente a causa della formaldeide. Quello che ha rilevato infatti l'Istituto Ramazzini è che se si prendono le stesse cavie e le si espongono alla formaldeide agli stessi dosaggi dell'aspartame, sviluppano gli stessi tipi di leucemia e linfomi. Una ricerca spagnola di anni fa mostrava invece che, marcando radioattivamente l'aspartame, si poteva vedere la formaldeide legarsi al DNA. Quando la formaldeide si lega al DNA, poi è molto difficile rimuoverla, può soffermarsi lì per molto tempo. Questo significa che se anche si beve una sola bevanda gasata oggi, questa sostanza dannosa si accumulerà sempre più giorno dopo giorno nel nostro organismo. In pratica, prima si crea una solida base per la formazione del cancro e, una volta scoperto, l'acido aspartico che è contenuto nell'aspartame fa sì che il cancro si sviluppi molto ma molto più rapidamente. Dopo aver visto queste importanti informazioni sull'aspartame, passiamo alla seconda eccitotossina di oggi, il glutammato. Quando il glutammato monosodico fu aggiunto agli alimenti come sostanza per esaltarne il gusto, i recettori del glutamato non erano ancora stati scoperti e nessuno sapeva che il glutamato potesse causare la morte delle cellule cerebrali. Soltanto dopo l'aggiunta di questi esaltatori di sapidità nei cibi e nelle bevande e il consumo costante di essi, gli scienziati hanno avuto modo di ricevere le prime indicazioni sul fatto che le eccitotossine comportavano seri effetti collaterali. Il dottor John Olney, neuroscienziato americano, negli anni 60 scoprì che il glutamato non solo danneggiava la retina dell'occhio, ma anche alcune aree specifiche del cervello, principalmente l'ipotalamo.
Inoltre scoprì che provocava una sovraeccitazione dei neuroni talmente forte che alla fine queste cellule morivano. Chiamò questo fenomeno appunto eccitotossicità. Da allora sono stati condotti numerosi studi e oggi sappiamo che il consumo di questa sostanza può essere associato a diabete, malattie degenerative del sistema nervoso come Alzheimer, Parkinson, neuropatie, schizofrenia, depressione, disturbi del comportamento, disturbi dell'apprendimento ed autismo. Poi abbiamo malattie cardiovascolari, disordini endocrini, glaucoma, degenerazione maculare e, come accennato prima, danneggiamento dell'ipotalamo. È importante rilevare che molti degli effetti tossici di questa sostanza avvengono in un momento in cui nessun sintomo esterno si sviluppa. Se parliamo dei più piccoli, ad esempio, il bambino non si ammala, non vomita o comunque non evidenzia altri comportamenti che possano allarmare i genitori. Inoltre i livelli di glutammato nel sangue persistono per tempi molto lunghi, esponendo le parti non protette del cervello a livelli molto tossici. Di conseguenza, questa può essere una problematica maggiore nei neonati, bambini ed adolescenti rispetto agli adulti. Oltre ai problemi appena accennati, è stato scoperto che questa sostanza tende ad accelerare anche lo sviluppo del cancro e delle metastasi. Diversi studi hanno rilevato infatti che quando le cellule cancerogene vengono esposte al glutammato, diventano più mobili, facilitando le metastasi. Aumentando la dose di glutammato, il cancro si estende come un incendio, ma quando lo si blocca anche la crescita del cancro rallenta. Attraverso altri studi si è scoperto che fuori dal cervello vi sono numerosi recettori del glutammato in tutti gli organi e i tessuti. Sono presenti recettori del glutammato nell'intero tratto gastrointestinale dall'esofago al colon. L'intero sistema di conduzione del cuore è pieno di ogni sorta di recettori del glutammato. Poi vi sono recettori nei polmoni, negli apparati riproduttivi maschili e femminili, nelle ghiandole adrenaliniche, nelle ossa e perfino nel pancreas. Tutti quanti agiscono esattamente come quelli del cervello. Quando si assume del cibo contenente glutammato, i livelli di glutammato nel sangue salgono fino a 20 volte tanto, stimolando tutti i recettori. Ecco perché molte persone subiscono dolore all'addome o diarrea esplosiva, perché il glutamato stimola i recettori dell'esofago e dell'intestino. Altri possono sviluppare colon irritabile o, se già le persone sono affette da questa patologia, possono peggiorare. Se soffrono di reflusso, questo peggiora. Questo fenomeno, quando coinvolge il sistema cardiocircolatorio, potrebbe invece spiegare l'aumento di infarti letali. Il fattore più comune a tutti questi casi è il basso livello di magnesio. Quando il magnesio è basso, i recettori del glutammato diventano ipersensibili e le persone, specie gli atleti, se non compensano il magnesio perso, potrebbero avere infarti improvvisi. Se mangiano o bevono qualcosa che contiene glutammato, se bevono una bibita gasata zuccherata prima di allenarsi, si produce una iperattività cardiaca e potrebbero subire un infarto. Quindi, per non saperne leggere né scrivere, direi che è meglio evitare. Abbiamo visto approfonditamente quali possono essere i rischi se assumiamo queste sostanze. Se hai intenzione di evitarle, controllare con cura le etichette alimentari diventa di fondamentale importanza. Ne ho parlato nello specifico in questo contenuto che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.